Ciao ragazzi, Bella lì, siamo tornati. Oggi abbiamo un Dacia Duster Duster. 1500 turbo diesel trazione integrale del 2017. È la prima volta che lo tocco. Adesso non lo tocco più. Così torno a toccarlo. Lo sapete, è fatto così. Niente, oggi vi facciamo vedere come cambiargli i freni, quindi dischi e pastiglie anteriori di questo SUV-ettino qua. Della Acron Top Premium. Poi dopo vi diremo cosa è costato tutto il vario kit. Bene. Una cosa. Oddio, ho paura ragazzi, ho paura. Stiamo toccando i freni. Quindi, se non ve la sentite, lasciate stare. Ne va della sicurezza della persona che guida e anche delle persone con cui può incrociare per strada. Mi raccomando. Un uomo saggio. Vabbè, tocchi i freni, cazzo. No, mi raccomando, se non ve la sentite non lo fate. Noi ve lo facciamo vedere passo passo, pianino pianino. Altra cosa, montate sempre ricambi con della qualità. Non prendete la roba cinese su Amazon o che ne so, dove cavolo la prendete. Bueno? Dai che andiamo. Iniziamo. Bene, andiamo a tirar via la ruota. Sono 5 viti di 17, bussola. Mi raccomando, prima di svitarle la macchina deve essere appoggiata. Se l'avete già tirata sul crick magari non le svitate. Poi teniamoci sempre un cavalletto di sicurezza come facciamo al nostro solito. E via la ruota. Bene, adesso diamo indietro alla pinza. In pratica andiamo a far rientrare l'olio nel circuito idraulico. Con un cacciavite facciamo un po' di leva fino a che il pistoncino non ritorna in posizione di zero. Boh, siamo arrivati. Chiave di 7 a brugola e andiamo a smontare la pinza. Tiriamo via dei tappini in plastica. 1, 2 e dentro troveremo la brugola. E vedere che sono delle viti strane. Sì, sono delle viti a colonnetta che fanno uno scorrimento della pinza. Mi raccomando, state attenti a non rovinarle e non perderle, perché non sono viti normali. Adesso la pinza è svincolata. Dovresti venire da qua. Fai vedere la mollettina. Noi qua abbiamo una molla. Allora, o la scastriamo da qua, o la scastriamo da qua. Io preferisco farlo da qui. Teniamoci la mano che non ci arrivi nei denti. E adesso verrà indietro. E questo è il portapinza con le sue pastiglie. Una e una, due. Vedete che per vedere che non puoi sbagliare a invertirle perché una ha la molletta e l'altra no. Una ha una molla che andrà incastrata qua e una invece è pari che andrà qua. Comunque poi dopo si vedrà meglio quando mettiamo sulle nuove. Bene, allora per andare a svitare, togliere, sostituire il disco bisogna togliere il portapinza. Il portapinza si svita con una e due viti di 18 che adesso andiamo a svitare. E due. Ecco qua, adesso abbiamo giù il portapinze. Andremo prima di rimontarlo a dargli una bella pulita per togliere tutto lo sporco dei freni vecchi, poi dopo sostituito il disco lo rimonteremo. Ma con che cosa lo puliamo? Fammi vedere. Con una semplice spazzola, giusto da poter togliere la polvere, perché non è che bisogna stare a sbruscare tanto, però
una semplice spazzola di queste qua con i filamenti in ottone da togliere giusto il grosso. Bene, allora tolto il supporto, adesso bisogna togliere il disco. Per togliere il disco bisogna svitare queste due bellissime brugole torce di 30, in modo che possiamo togliere il disco. A questo punto ovviamente il disco si è sporcato, ossidato, arrugginito sul mozzo. Per toglierlo usiamo un martellino dandogli delle pacche da dietro. Si sente le campane, si sente un po' ridere, ma prima o poi molla. Sento molto ridere. Ecco che è venuto. È venuto. Bene. Fatti darne il culo. Disco vecchio mettiamo via e sempre con la nostra brusca andiamo a pulire il basamento, in modo che togliamo la ruggine, in modo che il nostro disco nuovo vada a appoggiarsi perfettamente e pari sul mozzo. Allora, non abbiamo detto una cosa. Abbiamo messo un fil di ferro per tenere la pinza sollevata, perché sennò si potrebbe rovinare il tubo del freno. Controllate anche che il tubo del freno sia buono, perché se per caso delle perdite lo cambiamo. Questo è buono, fortunatamente. Continuiamo col montaggio. Come vedete abbiamo pulito il mozzo, adesso andiamo su col disco nuovo. Mettiamo un filo di grasso nella parte di appoggio del disco, gli diamo una spalmatina col ditino. Questo serve a non fargli fare la ruggine, innanzitutto, e poi per andare su un pelino meglio. Olè, via. Lo strass. Lo strass. Disco. Dopo gli diamo anche una bella pulita al disco. La stretta finale gliela daremo quando avremo rimontato almeno il supporto pinza. Sì, adesso li avvicino per bene. Andiamo su col portapinza. Anche questo l'abbiamo pulito. Portapinza e le due viti. E anche qui ci siamo. Bene, montato il portapinza, andiamo a infilare un cacciavite dentro una letta di quelle di raffreddamento. Vedete? Fare al blocco e andiamo a tirare per bene le due Torx. Ok. Bene. Adesso abbiamo le due pastiglie nuove. La prima, quella con la molla, andiamo dentro al pistoncino. Sarà un po' dura. E una. E la seconda la andiamo a appoggiare qua. E adesso andiamo su. In questo modo. Farlo vedere in camera. Un goccettino di grasso nelle due colonnette e adesso andiamo su. Ok, due tappini e ci siamo. E infine la molla, non scordiamocela, andiamo dentro una parte e dentro dall'altra.
Ok. Bene, ovviamente abbiamo finito di montare i freni, andiamo su di nuovo con la ruota. Ovviamente montiamo tutte e 5 le viti a mano. Bene, poi con la dinamometrica o anche con la chiave normale all'inizio gli andiamo a dare un tirottino sempre incrociato per metterle vicino. Perfetto, adesso abbassiamo la macchina in modo che la ruota tocchi, in modo che la macchina stia ferma, e andiamo a dargli l'ultimo tirotto finale che andranno tirate a 12 Newton, 12 kg. Bene, allora con la nostra bellissima dinamometrica adesso andremo a tirare le viti in modo incrociato fino a 12 kg, quindi ovvero fino a qua. Allora noi iniziamo, vedete, piano piano fino a 12. Quando arriviamo a 12 ci fermiamo. Adesso cambiamo le altre viti sempre nello stesso modo. Mi raccomando, la cosa importante è tirarle in modo incrociato. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Fine. Bene, lavoro finito come sempre a regola d'arte. A regola d'artissima. La cosa che puntualizziamo è: una volta finiti i freni, prima di smuovere la macchina bisogna dare delle pompate sul freno finché non torna duro il pedale, perché andrà a fondo, perché ovviamente le pastiglie devono andare a pacco sul disco. Noi ci abbiamo andati indietro, se no se partite la prima frenata va Siete dritta, lunghissimi. Poi c'è anche da dire una cosa: per i primi 300 km le pastiglie si dovranno adattare, quindi non esagerate con le frenate, se no si vetrificano le pastiglie, e comunque state attenti perché la macchina non avrà una frenata ottimale. La prende dopo circa una cinquantina, 100 km almeno. Perfetto. Bene, a questo punto lavoro finito, siamo ai saluti, quindi vi ringraziamo di averci seguito. Ma quanto abbiamo speso? Abbiamo speso tra dischi e pastiglie sui 130 euro. Quindi se non andate dal meccanico, gli altri soldini Ve li tenete in bisacca. perfetto. E non rimane altro che ringraziare Roche, che è il nostro tester macchina, che ce l'ha cortesemente prestato. e poi niente, vi salutiamo, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di accendergli il sonaglino, lasciate un like, commentate. dubbi, perplessità, qualsiasi cosa, lasciateci un bel commento. Siete sempre ben accetti. E poi al prossimo video. Ok? Seguiteci anche su Instagram, mi raccomando. Instagram. Bella! Ciao!